Oggi siamo qui per continuare le filature delle mie piante e continueremo proprio con questo mio leccio che ha bisogno di una bella risistemata. Una settimana fa l'ho portato al club, siamo andati a potare solamente 2 rametti che qui andavano ad affollare troppo l'apice per dargli un po' più di ordine. Infatti vedete qui c'è proprio il buco adesso e andrà coperto poi con gli altri rami. Lo voglio filare tutto in modo tale da andarlo già ad impostare bene per permettergli poi di fare la ramificazione corretta a primavera. E un'altra cosa che voglio andare a fare con voi molto velocemente è andare a sistemare questa parte di secco che, come vedete qui, ho già provveduto a staccare quel pezzo di legno secco che era qui, perché praticamente era marcio e si stava sgretolando. Quindi dopo andremo a rifinire tutta questa parte e a creare un canale di scolo qui, perché se vedete bene qui il buco è un po' profondo, quindi l'acqua continua a ristagnare lì. Io invece devo andare a creargli un piccolo canale di scolo in modo tale da non andare a peggiorare la situazione. E un'altra cosa, visto che siamo nella parte retro della pianta, ho già messo un pezzo di filo per avvantaggiarmi. Questo ramo io adesso lo imposterò con il filo e tutto quanto, però l'anno prossimo se dovesse cacciare qualcosa da qui, visto che in teoria dovrebbe essere ancora viva quella parte, se caccia qualcosa da lì, questo ramo salta e probabilmente tutta questa parte, tutta anche questa parte, diventerebbe secca e la pianta si svilupperebbe tutta su questa metà. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea. Io adesso vado a mettere tutto il filo, impostiamo i rami come abbiamo fatto nell'ultimo video della filigrea che vi lascio qui in alto a destra insieme. Finito tutto questo, vado a prendere il Dremel e diamo una sistemata alla parte lì dietro, che poi devo ovviamente andare a ribagnare e trattare di nuovo con il liquido gin, visto che prima lì non riuscivo ad entrare bene con il pennello. Infatti vedete che il legno non è granché trattato, quindi adesso devo fare questo piccolo canale di scolo e andarla a sistemare meglio. Quindi adesso vado a filare totalmente la pianta da solo e poi ci rivediamo con la pianta filata tra 3, 2, 1. La pianta è stata filata, come vedete. Qualche ramo già l'ho messo in posizione per comodità quando passavo il filo. Ora insieme andiamo a posizionare correttamente tutti i rami e poi prendo il Dremel e lavoriamo quella parte lì dietro. Questo è il fronte. So che siete troppo vicini, ma dopo vi allontanerò per vedere tutto il lavoro finito. Il primo ramo me lo vado ad abbassare, sperando che quest'anno tenga la piega. Lo vado a piegare per bene, forse così vedete un po' meglio. Allora, qui sono andato a piegarlo il meglio possibile. Questo ramo lo uso un po' più su, in questo modo. Quest'altro anche più o meno allo stesso modo. Lo vado ad utilizzare così, mentre quest'ultima parte sotto è la parte finale che vado a riportare un po' più dritta, in modo tale da ricreare comunque i livelli di un palco. Vedete? Questo qui piccolino lo mandiamo un po' più su, che quindi dovrebbe andare a coprire qui. Poi ci sono questi dietro che li sfruttiamo sia come laterali che per andare sempre a riempire, il che mi sembra ottimo. Quindi vi metto altezza primo ramo, abbiamo tutta questa parte, il rametto piccolo che verrà su e quei 2 che andranno a riempire sia lateralmente che un pochettino a salire.
Poi abbiamo questo ramo qua che porterò un po' più su, e già va bene così. Più o meno stiamo dando una forma orientativa in modo tale che non mi va a coprire questi sotto. Poi questo ramo qua lo spostiamo un po' più di lato e questa parte qua proprio della pianta vorrei mandarla un po' più indietro, facendo un po' di forza. Poi la mando anche un po' più giù e questo ramo lo andiamo sopra. Sono indeciso se togliere oppure no questo qui. Adesso vediamo la pianta poi come prosegue la sua crescita. Sì, effettivamente un ramo che cresce qui sarebbe la perfetta profondità. Poi qui questo ramo lo mandiamo un po' più piatto, non troppo basso, ma che comunque vada sotto a quest'altro, che va benissimo così come sta. Poi abbiamo questa parte qui che ho già piegato un pochettino per andare a scendere come profondità. Anche qui poi questi rami probabilmente andranno tolti, ma adesso l'ho lasciati per vedere un po' come la pianta sviluppa. Sì, anche qui non ho filato tutto perché sinceramente non mi andava, volevo fare una cosa un po' più grossolana e veloce. Qui invece questo qui, che sarebbe l'apice, l'ho mandato su dritto e poi dovrebbe diventare questo l'apice, però vediamo. Intanto l'ho posizionato nel modo corretto. E poi abbiamo questo qua che per ora sarà il ramo di profondità e lo giriamo in modo tale che ci fa effettivamente da profondità. Se vedete bene, l'ho fissato sopra una vite per non passare qui su o qui giù, perché sapevo mi avrebbe dato fastidio quando andavo a lavorare il legno secco qui sotto. Quindi riportiamo la pianta sul fronte ed eccola qua. Già comincia ad avere una forma un po' migliore. Niente di chissà che, però piano piano si riempirà in tutti i punti giusti e sarà ottima. Ora possiamo andare a lavorare il legno secco dietro. Molto velocemente prendo il Dremel con la solita punta, che poi magari cambierò in base a cosa devo fare, e vado a sgrossare un po' questa parte qui perché tanto è tutta rovinata, e poi si va a fare il piccolo canale di scolo qua. Adesso bagno questa parte, che adesso voi non vedete perché è buia. Comunque questo è lo scavo che ho fatto. Bagno tutto di nuovo e rivado ad applicare il liquido gin che vedete qui. Però adesso devo bagnare un po', lasciare agire l'acqua, quindi ci rivedremo tra un po'.
come vedete l'acqua qui scola, il che è ottimo, vuol dire che la pendenza anche è abbastanza corretta. Ci vediamo tra poco quando si sarà asciugato un po', così diamo il liquido gin, rivediamo la pianta finita e ci salutiamo. Eccoci qua, come al solito bagno il pennello e lo vado a passare su tutta la parte da trattare, che in parte è già trattata, però in un'altra parte dove abbiamo appena fatto lo scavo non è trattata, quindi è nostro interesse andare a completare il trattamento per non avere problemi, anche se comunque sto notando che è molto difficile mantenere il secco di questa pianta in particolare, ma in realtà sulle latifoglie è così purtroppo, però spero di riuscirlo a mantenere un minimo. Ora giriamo la pianta, ci salutiamo e poi vado a risistemare tutto il casino. Eccoci qua ritornati, il risultato non è cambiato quasi per niente, però la pianta inizia ad essere gradevole, inizia ad essere anche ordinata, anche se ovviamente adesso si vede questo ramo che sale su dritto e non c'è nient'altro, qua c'è tutto il buco, qua c'è tutto il buco, ma secondo me poi nel momento in cui tutta questa parte si riempirà di rami il risultato sarà molto più gradevole. Inoltre anche il ramo che sto usando come profondità lì giù sta dando un buon effetto, questo qui che vedete, ma ovviamente se dovesse crescere questo rametto un po' più su, in questo punto qui, sarebbe ancora meglio, perché il ramo di profondità sarebbe un po' più alto e darebbe più continuità alla visione e mi permetterebbe anche di andare a fare secca tutta questa parte e a dare molta più conicità alla pianta, visto che qui dietro, come sapete già, c'è un problema, che c'è un buco praticamente e quindi dà controconicità alla pianta. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di andare a vedere i video che vi ho lasciato qui in alto a destra, vi invito a commentare dicendomi che cosa ne pensate di quello che sono andato a fare su questa pianta in questo video, le idee e tutto il resto. Trovate tutti i link ai miei social e anche al canale Telegram dell'offerta in descrizione, vi lascio il canale Telegram anche qui a video, condividete questo video anche con i vostri amici appassionati di bonsai e noi ci vediamo al prossimo video. Buon bonsai!